Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo visore per FPV a 5.8 GHz. Si tratta dell'Ishin EV800D, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo un'antenna omnidirezionale ed un'antenna patch, l'alimentatore per ricaricare la batteria interna, un cavo per collegare una batteria esterna, un cavo AV, una sacca per trasportare il visore e un panno per pulire la lente. Per concludere abbiamo il nostro visore FPV. Tutti i comandi del visore sono nella parte superiore. Sul lato sinistro abbiamo il connettore per l'alimentazione e sul lato destro l'ingresso AV. Nella parte anteriore abbiamo della gomma a piuma che risulta essere comoda e di buona qualità. Nel caso ce ne fosse bisogno trovate in vendita anche la gomma a piuma di ricambio. L'elastico con aggancio sopra la testa fa in modo che il visore rimanga stabile durante l'utilizzo. Nella parte inferiore abbiamo l'alloggio per inserire un tripod. Infatti i goggle si possono smontare in modo da utilizzare la parte anteriore come monitor FPV. Lo schermo LCD è da 5 pollici con risoluzione 800x480 pixel. Per quanto riguarda l'altra parte degli occhiali abbiamo una lente 3x con posizione fissa. Le antenne fornite in dotazione sono di tipo SMA e abbiamo una omnidirezionale e una patch. Infatti questi occhiali hanno al loro interno un modulo diversity, ovvero due riceventi separate. In questo modo il sistema utilizza il video della ricevente che in quel momento riceve il segnale più forte. Le riceventi sono dell'RX 5808, quindi tra le più utilizzate per FPV. Abbiamo a disposizione 40 canali suddivisi nelle bande A, B, E, Fat Shark e Race Band. Sempre all'interno degli occhiali troviamo la batteria LiPo integrata. Il manuale riporta essere una 2S da 1.2 A, ma sulla batteria è stampato 1.4 A. La batteria è collegata alla scheda tramite connettore, quindi possiamo facilmente sostituirla in caso di necessità. Vediamo ora i tasti funzione nella parte superiore degli occhiali. Il tasto Search serve per la ricerca automatica della frequenza, comunque consiglio di verificare con la VTX che la frequenza trovata sia quella corretta. A fianco abbiamo l'ingresso per l'antenna A. L'ordine col quale inseriamo le antenne non è importante, possiamo mettere la Omni o la Patch senza problemi. Questo LED indica se il visore è acceso, mentre in questo piccolo foro c'è il tasto Reset per portare le impostazioni allo stato di fabbrica. Qui abbiamo lo slot per la microSD, che serve per registrare i DVR. La risoluzione dei filmati registrati è di 720x576 pixel. Per sfruttare al massimo il DVR è richiesta una microSD classe 10. Il tasto SRC menu ha una doppia funzione. Se premuto velocemente ci fa scegliere tra VIN, ricevente A, B o Diversity. Io consiglio di usare entrambe le antenne e lasciare Diversity. Se premuto a lungo avremo accesso al menu degli occhiali. Vedremo dopo nel dettaglio tutte le opzioni che questi EV800D ci mettono a disposizione. Qui abbiamo il tasto accensione. Per accendere o spegnere gli occhiali è necessario che venga premuto qualche secondo, questo per evitare di spegnere per errore il visore se premiamo per sbaglio il tasto. Con questo tasto facciamo la ricerca manuale della frequenza. Con una veloce pressione scegliamo i canali, mentre se lo premiamo a lungo scegliamo la banda. Questo LED entra in funzione quando stiamo ricaricando la batteria. Se è rosso significa batteria in ricarica, se è verde indica ricarica terminata. Qui connettiamo l'antenna B, mentre questo tasto è per il DVR. Con una veloce pressione verrà scattata una fotografia, mentre se premiamo a lungo il tasto partirà la registrazione video. Premendo a lungo il tasto SRC menu accediamo al menu di sistema del visore. Per passare da una voce all'altra basterà una veloce pressione del tasto. Per cambiare i valori usiamo questo tasto, se lo premiamo velocemente diminuiamo il valore, se lo teniamo premuto a lungo il valore aumenta. Con DVR possiamo vedere i video che abbiamo registrato nella microSD. Poi possiamo regolare luminosità, contrasto, colore, nitidezza e volume. Possiamo scegliere se visualizzare i menu in inglese o in cinese e scegliere il rapporto video tra 16 noni o 4 terzi. In conclusione possiamo dire che questi visori sono un'ottima scelta per chi inizia e vuole mantenere bassi i costi. La dotazione è abbastanza completa e non manca nulla per iniziare a utilizzarli.
La risoluzione dello schermo ci dà una buona qualità dell'immagine e grazie al menu possiamo cambiare le impostazioni per adattarla a tutte le situazioni di luce. Buono il sistema di ricezione True Diversity e il DVR integrato che non causa lag durante la registrazione. Una volta indossati risultano essere comodi e non troppo pesanti e rimangono abbastanza fermi durante l'utilizzo. La durata della batteria è accettabile, anche se il sistema Diversity e la registrazione DVR tendono a scaricarla velocemente. Possiamo comunque sostituire la lipo interna con una più capiente o utilizzare il cavo per collegare una batteria esterna fino a 3S. Avrei preferito che la lente si potesse muovere in avanti o indietro per gestire meglio la messa a fuoco. Poter smontare il visore per utilizzarlo come monitor esterno è una feature molto interessante e chi è alla ricerca di un sistema con Diversity e DVR integrato può prendere seriamente in considerazione l'acquisto di questi EV800D. Questi occhiali non possono competere con quelli di fascia alta come Fat Shark, Skyzone o Amway. Tuttavia, nella loro fascia di prezzo risultano essere tra i più completi e meglio accessoriati. Questa era la mia recensione di Lishin EV800D. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.